ragazzi, io mi chiamo Carmen, sono una hostess di volo con base a Breslavia, per chi non mi conosce. Oggi vi parlerò per quello che riguarda l'intervista, quindi è il passo successivo dopo la candidatura che voi avete espresso, per esempio nel computer, avete cercato la dicitura come trovare lavoro nell'aviazione, dunque per diventare un hostess di volo o un assistente di volo. Dunque, una volta che siete stati accettati, voi dovete presentarvi a questa benedetta intervista che un po' fa paura a tutti. E a dire la verità ha fatto paura pure a me, non è una cosa molto facile da intraprendere, però una volta che tu prendi l'abitudine, nel senso che se sei stato gettato via la prima volta, quindi sei stato rifiutato, la seconda volta ti sarà molto più facile, quindi prendi un po' spunto dai tuoi sbagli. Dunque rimanete con me e vi farò vedere i 5 passi per fare una bellissima intervista e per riuscirci. La prima cosa, ancora prima di uscire di casa, a cui dovete pensare, è il fatto a come vi presentate. E vi do un consiglio: presentatevi come se aveste già avuto questo lavoro. Dunque avete visto le hostess di volo o gli assistenti di volo come sono vestiti molto formale, nel senso che vi potete presentare al colloquio indossando una bellissima gonna a tubino nera, e una camicia bianca, non tantissimi accessori per quello che riguarda, se vuoi metterti una collana è meglio lasciarla perdere. Comunque qualcosa di speciale non potete metterla, e soprattutto anche degli orecchini è meglio scegliere quelli semplici. Per quello che riguarda la conciatura, i capelli devono essere legati in una coda e molto molto ben curati, perché questo è un aspetto molto importante a cui i reclutatori faranno molta attenzione. Per quello che riguarda cosa vi mettete ai vostri piedi, proprio dovete mettervi una scarpa molto elegante, però non volgare, quindi una scarpa, un décolleté nero o un décolleté nero-blu, diciamo così, con un tacco non più grande di 4 cm. Quindi questo è molto importante, perché la prima cosa che il reclutatore vedrà sarà soprattutto il vostro aspetto fisico, che dirà un sacchissimo di voi. Quindi potete essere brillanti dopo, però se non indossate la cosa giusta andrebbe perso. Il secondo consiglio che vi posso dare è quello di: se avete dei tatuaggi visibili, cercate di nasconderli, nel senso che prendetevi una bella fondotinta che sarà molto coprente. Ci sono, diciamo, nel mercato c'è la crema Vichy che è molto molto coprente. Io l'ho utilizzata proprio quando ho fatto questo colloquio. Per chi non mi conosce, comunque ho questo tatuaggio bello grande, quindi per questo io non ho potuto candidarmi, non sono potuta candidarmi al momento in cui volevo, quindi ci ho provato per tantissime volte. Il reclutatore Ryanair ha detto: no, tu non ti puoi candidare, perché noi non accettiamo assolutamente dei tatuaggi in bella vista. Dunque, se avete dei tatuaggi, se vi candidate a una compagnia low cost molto molto conosciuta, quindi non faccio i nomi, dunque se vi candidate a questa compagnia è meglio comunque coprirli, però dichiararli nel momento in cui iniziate a fare l'intervista. Perché dico dichiararli? È molto meglio fare questo all'inizio, perché dopo, una volta che siete stati presi, dovete fare l'esame medico e anche un esame di nuoto, quindi una volta che voi vi trovate sotto l'acqua, ovviamente tutto quello che non avete dichiarato sarà messo in superficie. Dunque state molto attenti. Per quello che riguarda il terzo consiglio che vi posso dare,
per i telefoni cellulari, quindi teneteveli spenti assolutamente, non dovreste stare lì a chattare, a scrivere o a fare qualsiasi altra cosa. Se non potete fare almeno lasciatelo semplicemente in macchina, non vi serve, credetemi, non vi serve in quel momento vi serve soltanto la concentrazione su se stessi e su quello che praticamente vi dovete vendere in quel giorno e avete semplicemente qualche ora per poterci riuscire e per potervi cambiare la vita, diciamo così. Come quarto passo ritengo molto molto importante il fatto che una volta che vi presentate nell'hotel per fare questa intervista, dovreste un po' socializzare con i vostri, diciamo, concorrenti, i vostri più acerrimi concorrenti, cosa che ho fatto immediatamente come mi sono trovata lì, perché in quel momento non lo sapevo, però istintivamente ho detto è meglio fare qualcosa per quello che riguarda il public relation prima di entrare dall'intervistatore, perché è molto importante che voi abbiate dei contatti con gli altri concorrenti, perché dopo vi sarà molto molto d'aiuto. E poi dall'altra parte molto importante, qualche volta l'intervistatore uscirà da quella stanza in cui sta facendo quello che sta facendo, dunque sta intervistando, e butterà un occhio sulla mischia, quindi se vede qualcuno che è troppo shy, quindi troppo timido, e sta nella sua banca e non fa assolutamente niente, quindi non interagisce con gli altri, sarà un po' meno propenso a darvi questo posto di lavoro. Dunque è molto importante farvi vedere più socievoli possibile. Lo so che tantissimi di voi non sarebbero così, però dovreste fare diciamo uno sforzo. Non è assolutamente facile, lo so. Dunque siate socievoli e questo vi aiuterà tantissimo per quello che riguarda l'intervista totale. Vediamo un po' il quinto passo. Vediamo un po'. Il quinto passo è sorridere. Dunque sorridere fin quando vi fa male, perché questo è veramente importante. Questi sono i 5 passi che vi ho detto che sono importanti per me, magari per altre persone che hanno già passato questa intervista non sarà così. Comunque sorridete, perché vi aprirà tantissime porte, e non soltanto per la comunicazione con i vostri colleghi, ma anche per quando dovrai essere davanti all'intervistatore. Dunque non sorridete così sforzatamente, perché poi si vede, sorridete con gli occhi, con tutto il vostro viso. Dunque, questi elementi che sono psicologicamente molto utili per farvi prendere, per farvi proseguire nella vita con il vostro sogno, sono abbastanza importanti per poter andare avanti e per poter accedere a questo bellissimo lavoro. Dunque sorridi a tutti e sorridi alla vita, perché prima o poi qualcosa succederà, dunque sarete presi e potete iniziare a lavorare. E per quello che riguarda il lavoro, in questo momento non è un periodo molto facile. Per momento ho soltanto 2 o 3 voli per questo mese, perché poi l'Inghilterra ha chiuso, un sacco di paesi sono tutti incasinati per questa storia, voi lo sapete perché, dunque non lavoriamo tantissimo. Però vi dico una cosa, non abbattetevi, perché a un certo punto verrà il momento in cui tutte le compagnie aeree vorranno la gente indietro, perché molti avranno dato le dimissioni perché non ce la facevano ad andare avanti soltanto con non so, qualche centinaia di euro per poter sopravvivere. Dunque prima o poi ci saranno queste benedette candidature, benedette richieste di lavoro o offerte di lavoro.
Dunque non avete paura e andate avanti. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e soprattutto mi farebbe tantissimo piacere se vi iscrivete al mio canale, così non vi perdete nessun video futuro. E se avete qualche consiglio da darmi per quello che riguarda i prossimi video, quindi fatemelo sapere nella sezione commenti. Per il momento è tutto, ciao, ci vediamo alla prossima!